Ciao a tutti amici, bentornati, bentrovati, sempre qui da SynthCloud, gli amici Daniele, Alex, Michele, insomma tutta la cricca, diciamo, di SynthCloud. Sono qui con il Kronos Platinum, diciamo, perché è grigio. Quindi, allora io il Kronos l'ho già fatto, però ho fatto 61 tasti. E quindi ci tenevo a fare un giro anche su questo, anche se qualcuno di voi dirà, vabbè, ma cosa fai? Fai la stessa tastiera che hai già fatto. Sì, non è la prima volta che succede,
perché chiaramente c'è una differenza abissale fra quello che è il rapporto col tasto con la 88 tasti e quello che invece c'è se utilizziamo una tastiera synth, diciamo, ecco. Allora, questa è adesso in una condizione abbastanza, siamo vicini quasi all'1 come curva dinamica, è la 2 è abbastanza dura. Ho messo questa perché altrimenti vi garantisco l'effetto sarebbe un po', come dire, strano. Nel senso che se io dovessi mettere già solamente la 3, il pianoforte non risponde così. La 2, ecco, ci vorrebbe una via di mezzo, diciamo. Però preferisco comunque la 2 rispetto alla 3, nel senso che altrimenti diventa veramente complicato poi sentirsi a proprio agio con un pianoforte. Questo è il Berling, chiaramente, Berling Grand. Ecco, sentite la complessità comunque. C'è. Poi arriva a gusti, chiaramente se Nord piuttosto che Yamaha, piuttosto che so, Kawai, ecco, piuttosto che non si dice, però, oppure Yamaha, oppure Kawai, oppure tutti gli altri, Korg fa questi, ma come dire, la forza della Kronos è il fatto che, essendo la miraglia della Korg, ha al suo interno tutti i motori, ma questo lo sapete benissimo, che Korg ha realizzato negli anni, quindi quello dell'organo, quello dei sintetizzatori, ci sono vari motori, varie virtualizzazioni di tanti suoni, tante cose differenti. Per intenderci, per quello che riguarda l'organo, adesso io non ho un pedale di... Abbiamo i drawbars. Possiamo entrare in quello che è, poi qui c'è un display touch chiaramente, possiamo entrare in quello che è poi tutto un mondo anche di editing importante, che fa una grande differenza in questo caso. Tra l'altro una delle cose, per chi non avesse visto l'altra recensione che ho fatto, una delle cose più, diciamo così, che Korg ha cominciato da un certo punto in poi a portarsi dietro, è stata quella dei titoli. Cioè ai suoni veniva dato così il nome di un brano. Questa cosa qua è divertente e in alcune cose è molto divertente, perché magari uno cerca quel suono lì. Non lo so, adesso mi viene in mente, ci sono queste cose qui che sono un modo per così richiamare anche tutto un mondo, ma comunque senza entrare in questo, diciamo, in questa questione. In ogni caso, l'unica cosa dei pianoforti, ricordatevi sempre, c'è questo fatto nell'editing del piano, magari il rumore, abbassatelo un po' il rumore del pedale, perché sembra veramente una spazzola, sembra che ci sia uno che spazzola per terra, ma quello non è un problema, io lo elimino proprio, perché no. Tutti i rumori delle meccaniche, lì potete decidere anche come chiudere e aprire per renderlo più scuro. Comunque, ora, questo si chiama Beautiful, ma ce ne sono tantissimi di pianoforti con tutti i nomi. Però una cosa bella, una cosa interessantissima, sono alcuni piani elettrici.
Cioè, nel senso, sono... ti ricordano proprio delle cose. Anche dei personaggi ci sono, oltre che dei brani. Questa è Hancock, per esempio. Poi il pianoforte c'è anche il Japanese. Questo è il Bright, ma metto quello. Anche qui vorrei levare il rumore del tamper. Insomma, i pianoforti sono belli, non c'è niente da fare. Qui il mare di suoni che c'è è mostruoso, nel senso che non, cioè, veramente si entra in un mondo bellissimo. Sono belli, cioè sono tutti belli, con gli effetti, tutto. Poi ragazzi, è bellissimo da vedere, cioè apri l'editing di ogni suono, la grafica è legata al suono che stai utilizzando, la posizione, i microfoni, tutto, i pedali, è tutto bellissimo da vedere. Questa cosa qui è ineccepibile, cioè proprio non c'è niente da dire. Stiamo parlando comunque di uno strumento che comincia ad avere i suoi anni, no? Col pad. Ma è la qualità, qui vabbè, faccio sempre i soliti discorsi, dico sempre le stesse cose. Ma come fai a non dirle? Cioè, nel senso, qui c'è una qualità audio mostruosa. Come dicevo in un altro video, io lavoro sempre con queste cuffie, quindi le conosco molto bene. Questo Wurlitzer è cremoso, bello, cioè, poi vabbè, c'è anche chi mi ha detto per esempio che non si è mai trovato realmente a suo agio con la Kronos, ma io posso capire, perché i gusti, ragazzi, cioè, quando si tratta di strumenti ognuno ha i suoi, cioè però non lo so, io qui bene o male trovo tutto quello che cerco facilmente, non so come dire. Poi questa cosa dei suoni col nome è troppo poi non lo so, c'è una... so neanche come spiegarlo.
Forse è anche proprio perfetta per quelli, diciamo, legati al suono di un certo tipo come me, nel senso va anche a gusti chiaramente, no? Io arrivo da una generazione in cui il sogno era avere una tastiera che facesse queste cose qua. Ora, per quanto riguarda l'Hammond, lì c'è tutta una discussione da fare, perché io il CX3 di Korg, io ho avuto il Korg CX3, quando quello, diciamo, il new, quello digitale, che uscì 20 anni fa, e aveva un sound. Poi quel sound lì è stato trasportato in queste, poi è stato messo nel Vox Continental. In ognuno suona in modo diverso. Nel Vox Continental e nel CX3 ha un suono che è quello che io ricordavo, cioè anche l'impatto che aveva, la profondità e proprio anche come usciva, come si faceva sentire. Avevo sotto le mani un organo. Qui non è mai così, non so perché. Magari qualcuno poi mi dirà no, guarda che per questo motivo o per quell'altro, ma non mi sono mai trovato nello stesso modo. Lo sento sempre più diretto, più da workstation, meno da clone Hammond. Qui non lo so perché mi suona così. Sarò io, non lo so, ma mi fa quell'effetto lì. Poi ci sono un sacco di suoni particolari, trattati, strumenti come se fossero stati trattati meccanicamente. Alcune cose suonano bene, altre meno, ma comunque in generale diciamo che questa parte è fantastica. Cioè, anche se posso lavorarci, comunque ho, come dire, ho sempre una sensazione leggermente diversa da quella che... Non lo so, c'è troppo dettaglio forse, c'è troppa... quindi devi star lì a cercare di chiudere. Se ti metti lì ci fai un buon lavoro, però diciamo che di base ti arriva questa sensazione un po' più da workstation che fa l'Hammond. Nonostante poi... sotto le mani ci sia tutto, si possa regolare tutto, chi click, qualsiasi cosa, però quella cosa lì è diversa, non lo so, i piani elettrici, quelle cose lì ti arrivano più dritti come se fosse subito. Poi qui ci sono tutti gli organi del mondo, anche quelli chiaramente elettromeccanici di altro genere, a transistor, pipe organ e tutto il resto. Chiaramente non manca chiaramente niente. Ci sono vari generi, diciamo, di organi e ma comunque la questione organi è coperta, non è che non è coperta. La mia era una riflessione sul fatto che il sound fosse leggermente meno così performante di quello dei cloni considerati tali, nonostante sia lo stesso motore. E non è la tastiera, perché l'ho provata anche sulla 61, la sensazione era la stessa. Campanelli di tutti i generi. Ce ne sono un miliardo. Tutte le robe, tutti i mallet del mondo. Anche le cose synth. Bellissimi. Chiaramente qui abbiamo a disposizione quello che ci pare, da tutti i punti di vista, dall'EQ alla programmazione dei synth e tutto il resto. Quando si entra nel mondo dei synth, adesso ci sono passato per caso, appena si va nell'editing si entra subito nei pannelli, con proprio i pannelli fatti come i synth da cui vengono prese le cose, quindi con tutti i parametri che ci servono. È tutto non so come dire, perfetto da questo punto di vista. I pannelli dei vari synth poi sono bellissimi anche da vedere, cioè non so come dire, Poly 6, qui
cioè, come vedere, cioè, i colori, tutte le cose del Polysix, è veramente bello. Cioè, non so come dire, perché poi sono uniti più suoni, ci sono due, in questo caso sono due suoni uniti. Anche vedere com'è strutturata la cosa è molto interessante, perché c'è l'MS20 e il Polysix uniti. Qui si vedono poi chiaramente gli split delle tastiere, in questo caso suonano entrambi, ma volendo ci sono tutte le opzioni che avete a disposizione, ce le avete davanti graficamente, è una risorsa mostruosa. Cioè, adesso poi qui si entra in un mare. Sono tutti bellissimi questi suoni. Anche qui, attenzione, per ognuno di questi suoni poi si entra in un editing dove ci sono i campionamenti, sui campionamenti potete lavorare seriamente, cioè come se fosse un plugin, non so come dire, ma infatti fondamentalmente questa è stata la rivoluzione di Kronos, no? Anche qui nomi vari, molto bello anche quello. Poi questi qui analogici sono fantastici. Qui vabbè, poi chiaramente quello che succede sempre quando si entra in questa fase è che i suoni sono talmente tanti che io faccio fatica a guardarvi. Senti che roba. Poi vedete ogni cosa che fate, vedete il nome del motore che state usando, della sintesi che state usando, del tipo di sintetizzatore piuttosto che del tipo di campionamento, tutto, c'è scritto tutto. E sono tutti bellissimi. Anche qui c'è una precisione, è una conoscenza anche proprio, cioè qui hanno fatto il sound design non lo so, non so neanche cosa dire, tape strings, tutto quello che volete. Qui si può passare dal pizzicato. Questo è bellissimo perché sono uniti a quelli synth. Sentite che c'è una compattezza sonora, come dire, un'unione sonora tra le cose, no? Non si salta di palo in frasca, è tutto giusto, suona tutto bene insieme. Poi non so come dire, non c'è neanche bisogno, non è una recensione questa qua, non sto facendo una recensione, qui si tratta di bellezza, cioè io ogni volta mi trovo, ogni volta ci casco nello stesso modo, pazzesco veramente. È tutto pazzesco.
Questi suonano in un modo. Vabbè, Brass, non so neanche. Suonabilità, la tastiera è bella, è quella della Korg classica, è un po' dura, nel senso che per alcuni risulta brutta, risulta un po' dura da suonare dopo un po'. Io adesso sto suonando tra l'altro con una curva dinamica molto pesante, però lo faccio perché almeno posso avere questa sensazione. Sono tutte le sezioni costruite con i vari strumenti. Anche qui abbiamo a disposizione chiaramente tutto preciso, si può lavorare su qualsiasi cosa, qua sotto c'è tutto, per ogni cosa c'è tutto, cioè non so come dire, per qualsiasi cosa c'è quello che serve e anche quello che non serve. Tutti i tromboni, ci sono tutte le sezioni, flicorni mezzo forte, insomma ci si può lavorare di fino su tantissime cose. Per ogni cosa chiaramente l'editing è ottimo, no? Sax vari, flauti vari, tape, che sono sempre fighi, sono sempre belli. Di questi anche qui ce ne sono tantissimi, tutti belli. Bandoneon, un sacco di. Poi ci sono le chitarre, tutto il resto, e poi a un certo punto si arriva ai synth e chiaramente è lì, arrivederci. Qui entriamo nel mondo che devo abbassare. Questi sono pazzeschi. E poi sentite la violenza, cioè è mostruoso. Di questi ce ne sono 1 miliardo. E qui chiaramente poi se si entra nell'editing qui è tutto sotto controllo e sono tutti bellissimi, non si scappa. Poly 6, gli strings del Poly 6. Pad meravigliosi. La risposta del filtro, cioè è mostruoso tutto. (1984)
Di questi ce ne sono 1 miliardo, ragazzi. Si potrebbe star qui una settimana. Tutte le volte che finisco su Cronos va a finire così, che non so neanche come fare per farvi sentire quanto è bella. Cioè, non c'è niente da fare. Tom Sawyer. Ma comunque che vi devo dire? Non lo so. Poi le cose belle sui lead, per esempio, cioè, la presenza che c'è, che è pazzesca. Cioè anche quelli con gli effetti, non so come dire, hanno sta botta. Anche quelli piccolini. Poi vabbè, proprio sono le cose che cioè, mettetevi nei panni di uno come me che da ragazzino ascoltava gli Weather Reporter, Hancock, il rock and roll degli anni 50, Oscar Peterson da una parte, dall'altra John Lord, dall'altra David Bowie, tutti, ho ascoltato tutti, Pink Floyd. Sono uscito matto per tutta la musica bella che è stata fatta nel Novecento, e qui ci sono tutti i suoni di quelle robe lì. Cioè, è proprio appassionante anche solo suonare, per poi pensare che dopo oltretutto è anche questa cosa qua. Cioè, nel senso, 8000 combi. Vabbè ragazzi, era solo per dirvi che il pianoforte suonato con questa tastiera è un'altra cosa. Dovete solo trovare la giusta misura con il rapporto, diciamo, con la curva dinamica, però è un'altra roba chiaramente, e la qualità la conoscete, non c'è bisogno di dire niente. Mi sono dilungato come sempre, ma con questa tastiera non si può fare altrimenti, cioè, perché ogni volta comunque vuoi far sentire che cos'è. A chi magari è la prima volta che la vede, non esiste nessuno di noi che l'ha vista la prima volta, però comunque, cioè, qui ne vieni fuori, i synth poi sono una cosa mostruosa. Cioè, in cuffia, cioè, la presenza sulle medie, quella dei synth che sembra un synth vero, cioè, impressionante. Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio ancora SynthCloud, abbiamo fatto un giro su questa che è grigia. E niente, insomma, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le categorie con le varie tastiere divise appunto per categorie, per tipologia di tastiere. Poi trovate anche la mia musica, i miei libri, le mie cose, insomma il mio mondo, quello che ho fatto nel mio piccolo. E niente, così ci vediamo sabato prossimo e niente.
Se dovesse capitarvi una Cronos a buon prezzo, prendetela perché è un viaggio. Ciao ciao, un abbraccio.